Prepariamoci per un'immersione nel fascino di tempi lontani, dove magia e mistero la fanno da padrone. Questo mazzo ci permette di accedere a una saggezza antica, svelandoci passato e presente. L'arte di Sonia Kulignac, un mix di stile medievale e rinascimentale con tocchi digitali, crea un mondo onirico senza tempo. È l'ora di scoprire i Whisperer of Time Tarot. Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscrivervi al canale, nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Benvenuti, oggi andremo a scoprire insieme questo splendido mazzo Whispers of Time Tarot, e cioè i tarocchi sussurri del tempo. Sono stati creati da Sonia Kulignac, editi dallo Scarabeo. È un mazzo appena uscito, quindi nuovissimo. Infatti fa parte delle uscite 2025 e lo troviamo addirittura nel catalogo dello Scarabeo, proprio in prima pagina, copertina. Questa è appunto la carta della stella. Nuove uscite, infatti, come possiamo vedere nel catalogo, eccolo qui, a maggio, e io l'ho preso al volo. E adesso andiamo a vedere insieme prima di tutto l'analisi fisica della nostra scatola, che è molto resistente e molto bella, affascinante, quindi predominanza di nero con le scritte dorate e ovviamente la grafica che sarà quella del retro delle carte. Troveremo all'interno le lingue principali: inglese, italiano, spagnolo e portoghese, comodo da aprire, e all'interno appunto troviamo il nostro libretto, eccolo, e il nostro mazzo. Per darvi un'idea indicativa proprio della grandezza delle carte, sono 7 centimetri per 12 e l'intero spessore del mazzo è di circa 3,5 centimetri. Come avete potuto notare, il bordo è molto raffinato, dorato. Le carte sono abbastanza spesse, il cartoncino, e poi la finitura, vedremo, sarà opaca. Altre cose, diciamo, interessanti a livello fisico poi e soprattutto grafico le vedremo successivamente. Volevo fare un piccolo appuntino sul libretto perché, diciamo, vi consiglio di concentrarvi e leggere maggiormente la parte in inglese, che è molto più esaustiva, perché ci sono 3 tipologie di letture. E poi ogni singola carta troviamo molte più indicazioni, le parole chiave e quindi anche una bella spiegazione delle carte. Quindi questi sono tutti i maggiori, anche per i minori. Infatti, diciamo, purtroppo per le altre lingue, anche in italiano,
troviamo solo una tipologia di lettura e le carte, insomma, solo una piccola spiegazione delle parole chiave e poi una specie di interpretazione che può aiutare, secondo me, a muovere un po' i primi passi in questo meraviglioso mondo. Quindi abbiamo detto, creato l'intero mazzo e credo effettivamente anche i testi da Sonia Kulignac. Questo mazzo è stato dato alle stampe nell'ottobre 2024, ma come vi dicevo è in vendita da maggio 2025. Adesso possiamo partire e quindi continuare a conoscerlo andando a vedere i primi 22 arcani maggiori, e vi ricordo che se vi dovesse piacere questo mazzo, in descrizione trovate i link per acquistarlo, e che subito dopo la visione degli arcani maggiori li troverete uno per uno, quindi uno slideshow per godere proprio della loro bellezza. Proseguiamo. Eccoci di fronte agli arcani maggiori, sono 22 in tutto, troveremo 78 carte, per chi non lo dovesse sapere, troviamo anche più 2, nel senso che c'è la consueta carta che fa da copertina e poi l'ultima, che è una specie di bigliettino da visita, che vi consiglia di seguire ovviamente l'editore Lo Scarabeo su Facebook e su Instagram. 22 maggiori. Consiglio sempre di utilizzare questo tipo di disposizione per cercare di avere proprio un quadro completo degli arcani e di mettere da parte il nostro mazzo, scusate, e poi di visionare tutti gli altri. La prima cosa di cui possiamo renderci conto è che è un mazzo tradizionale Waite-Smith, cioè che segue l'indicazione della forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa che è diversa per i tarocchi di matrice marsigliese, dove queste due carte sono invertite e dove effettivamente poi negli arcani minori troveremo tutte le carte rappresentate e raffigurate, e quindi anche con delle scene e dei personaggi, cosa che invece non troviamo nei marsigliesi. Quindi questa è già la prima indicazione che può essere utile per molti di voi. Ovviamente se siete appassionati dei marsigliesi, magari questo potrebbe essere un modo per scoprire qualcosa di diverso. Invece se proprio siete particolarmente appassionati dei Waite-Smith, questa è una valida alternativa. Abbiamo visto che è molto bello questo mazzo, la finitura opaca di ogni singola carta. Ovviamente non ci sono i bordi, quindi il disegno, l'immagine prende e avvolge tutta la carta stessa. L'unica cosa che troveremo questa fascetta nera in fondo, dove c'è l'indicazione del numero e del nome della carta, e questo lo troveremo anche negli arcani minori che vedremo in seguito. Appunto, se volete potete fermare il video per visionarli meglio, ma vi ricordo che subito dopo c'è uno slideshow per osservarli una per una. Alcune cose mi hanno colpito particolarmente, non sto proprio a soffermarmi perché altrimenti starei lì a parlare per ore. Ovviamente ci sono le carte, quelle mie preferite, e che tipo la temperanza, la stella, anche la luna, diciamo in realtà anche la morte per come è stata rappresentata, e poi ovviamente la forza. Direi quella degna in un certo senso di nota, perché è un po' insolita, è proprio quella dell'appeso. E ve la mostro e vedrete in sovraimpressione a destra un esempio di
alcuni mazzi antichi, nel particolare il tarocchino siciliano, perché di solito la maggior parte dei tarocchi usa una raffigurazione di un appeso non impiccato come in questo caso, ma sospeso appunto da un piede, quindi appunto semplicemente appeso. Quindi un'idea molto particolare, come vi dicevo insolita. Potrei darvi qualche indicazione diversa di alcuni mazzi che sono riuscita a trovare in poco tempo, i tarocchi di Bosch, dove si vede questa rappresentazione comunque diversa dal solito, oppure i tarocchi della Santa Muerte di Fabio Listrani, dove appunto c'è questa che può richiamare effettivamente la carta dell'impiccato. Può enfatizzare il significato anche di sacrificio, lo si vede anche proprio dalla fisicità, molto, molto forte, molto significativa, che può essere particolare proprio per le vostre letture. E adesso proseguiamo il nostro percorso. Eccoci di fronte al primo gruppo, quello delle coppe. Siamo nell'elemento acqua e le coppe ci parlano dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni e di tutto ciò che si muove all'interno di noi. Una cosa che ho notato immediatamente è proprio che per la maggior parte delle carte viene seguito quasi, diciamo, perfettamente e in modo abbastanza simile alle indicazioni del mazzo tradizionale, quello Waite Smith. Quindi per chi già conosce questa tipologia di mazzi non avrà nessuna difficoltà a coglierne proprio i significati. È ovvio che qui si vede proprio perfettamente tutte le varie indicazioni dalla 1 alla 10, 10 di coppe, e poi le carte di corte, il fante o paggio, il cavaliere, la regina e il re. Magari qualcosa di diverso l'abbiamo già visto, che vi ho fatto notare la carta dell'appeso, oppure a livello di simbologie, per esempio il matto solitamente lo possiamo trovare
il cagnolino oppure il nostro matto con il fagottino sulle spalle. Questo è per farvi un esempio. La carta del mago di solito si trova sul suo banchetto o tavolo, proprio gli elementi e quindi le coppe, i pentacoli, bastoni e poi la spada anche. Qui troviamo queste che sostituiscono un po' le colonne della papessa, quella bianca e quella nera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono effettivamente varie cose che potrebbero, tra virgolette, scostarsi, diciamo, leggermente, però in realtà le cose, diciamo, non vanno a cambiare nelle interpretazioni. Qui, ad esempio, nella torre, solitamente troviamo parte della torre distrutta. Questo potrebbe essere un inizio, una fase con questo fascio che richiama di più una specie di serpente che si va ad insinuare in questa torre, eccetera. Quindi secondo me varie simbologie che possono in qualche modo stuzzicare l'interpretazione. Invece, come vi dicevo, la maggior parte proprio dei minori, lo vediamo nelle coppe e lo vedremo successivamente, l'iconografia classica è abbastanza rispettata. Adesso proseguiamo, continuiamo a parlare di questo meraviglioso mazzo, adesso andiamo a vedere i pentacoli. Eccoci di fronte al secondo gruppo, quello dei pentacoli o denari, quindi qui troviamo le prime 10 carte numerali e qui le nostre carte di corte. Non poteva che mancare una piccola analisi dal punto di vista estetico e grafico. L'artista Sonia Kulniak è un'artista che utilizza i mezzi grafici, Photoshop e Procreate e come vi dicevo, come possiamo notare, effettivamente questo si tratta di un ammazzo moderno che però attinge a un design classico, direi anche abbastanza storico, dal sapore mistico, anche maestoso e regale proprio nell'aspetto dei personaggi, anche abbastanza austero direi, e lo stile è molto affascinante e quindi l'estetica raffinata, elegante, ci sono elementi classici, ci sono molti dettagli simbolici, direi che in alcune circostanze si possono notare sia influenze esoteriche e direi anche proprio nello stile rinascimentale. Adesso potete fermare il video per visionare meglio i pentacoli e ovviamente possiamo procedere il nostro viaggio. Abbiamo visto adesso l'elemento terra, andiamo a conoscere i bastoni, quindi l'elemento fuoco. Eccoci di fronte al terzo gruppo, quello dei bastoni, elemento fuoco legato alla volontà, alla passione, alla determinazione, a tutto ciò che ci spinge e ci motiva ad andare avanti a perseguire i nostri obiettivi. Anche qui, se volete, potete fermare il video per visionarli meglio. Una cosa interessante è che solitamente i bastoni vengono rappresentati con del legno, quindi dei veri e propri bastoni di legno. In questo caso troviamo appunto in tutte le carte una specie di scettro. Sono degli scettri che in conclusione c'è un globo dove lo troviamo avvolto in una bellissima decorazione con la conclusione a punta. Quindi sì, un po' più vicino alla tipologia scettro piuttosto che bastone vero e proprio, però direi che è una scelta giustificabile perché come abbiamo visto proprio tutto il mazzo è votato all'eleganza,
al misticismo, a ogni piccolo dettaglio che può essere effettivamente altamente simbolico. Una rappresentazione di questo gruppo che mi ha colpito particolarmente è proprio il 4 di bastoni, non solo molto elegante, però molto evocativo. Adesso possiamo andare a vedere l'ultimo gruppo. Eccoci, siamo giunti all'ultima parte del nostro percorso. Qui troviamo le spade, elemento aria legato alla nostra mente, ai pensieri, alle scelte, alle decisioni, anche alle difficoltà e ai tormenti. Infatti lo vediamo proprio rappresentato principalmente da alcune carte in particolare. Potete fermare il video per visionarle meglio, però effettivamente le carte che vedete davanti a voi rappresentano tantissimo questo mondo delle spade. Come vi dicevo già da prima, questo mazzo segue molto fedelmente quello della tradizione Wade Smith. C'è qualche piccola differenza che assolutamente non va ad intaccare le interpretazioni, anzi, secondo me, si devono sempre prendere in considerazione le interpretazioni e i significati, quelli tradizionali, quelli che noi possiamo attingere man mano nella nostra esperienza, però anche in base a ciò che troviamo rappresentato proprio nelle carte stesse. E quindi è proprio l'artista che ci dà degli spunti, dei suggerimenti per trovare qualche altra indicazione. Giusto per darvi un'idea, ad esempio il 5 di spade solitamente lo troviamo rappresentato in questo modo, quindi con le due spade a terra dei due personaggi sconfitti, e invece qui effettivamente troviamo il nostro vincitore che tiene con sé tutte le spade. Poi il 6, dove troviamo in questo caso solitamente il nostro personaggio principale che rema e porta via, insomma, accompagna questa barchetta appunto per farla allontanare, e invece qui troviamo proprio i due personaggi, la donna e il bambino, da soli. Oppure proprio il 7 di spade, questo mi piace tantissimo. Dà l'idea proprio della fuga, però effettivamente il nostro personaggio di solito si perde due spade nel suo percorso, nel suo atto di fuggire, e invece qui sì, probabilmente le sta quasi per perdere perché sono qui dietro. Quindi sono diverse interpretazioni che secondo me si possono utilizzare e possono far parte del nostro bagaglio. Per concludere, quindi è un mazzo da tenere assolutamente in collezione, prima di tutto per la sua bellezza. Poi per quanto riguarda le letture, ovviamente io consiglio sempre, diciamo, se vi affascina questo stile, se per voi è abbastanza coinvolgente, di poterlo usare come meglio credete. È normale che vi consiglio proprio per il suo forte potenziale di utilizzarlo per letture spirituali, personali, di crescita ed evoluzione personale, però come vi dicevo può essere utilizzato anche per la divinazione e per qualsiasi altro scopo che voi desiderate, anche ritualistico, se li utilizzate in questo modo. Come vi dicevo, nel libretto troverete delle indicazioni, soprattutto nella parte in inglese, come suggerimenti di utilizzo di questo mazzo, però ovviamente se conoscete altri metodi, se volete approfondire, ovviamente non c'è limite e questi possono essere utilizzati in tutti i metodi. Per approfondire la conoscenza, per studiarlo, consiglio sempre di iniziare con una carta
al giorno e poi annotare man mano le vostre esperienze e anche quello che effettivamente vi può evocare solo l'osservazione di una carta. Si conclude qui questa puntata della Taroteca. Se volete vedere altre puntate, quindi conoscere altri mazzi, ovviamente sul mio canale YouTube trovate la playlist dedicata, e se volete mi potete contattare e non solo, anche seguire su TikTok e Instagram. Alla prossima, ciao!